Carlos Castaneda. Come fare la ricapitolazione. Parte 1. I testi sono tratti dal romanzo di Castaneda Il dono dell'aquila, capitolo 14, Florinda. Attenzione, la traduzione del testo è a opera degli autori del video ed è tratta direttamente dalle edizioni spagnole ed inglese. L'intenzione è quella di avere una versione più letterale possibile, priva delle alterazioni e le censure presenti nelle edizioni italiane note. Gli effetti visivi sono utilizzati per fini esplicativi ed estetici, non si intendono come reali manifestazioni fenomeniche. Alla fine del video troverete una breve analisi letteraria e linguistica e inoltre il nostro commento. Introduzione. Carlos si trova a dialogare con Florinda Matus, una delle guerriere del seguito di Don Juan. Alta e snella, con la pelle chiara della gente originaria del Mediterraneo. I capelli bianchi, raccolti in 2 lunghe trecce, anziana eppure ancora giovane. Viene paragonata ad un'attrice del cinema, una ragazza truccata per sembrare vecchia. Aveva un carattere particolare. Florinda non mi ha spaventato. Il mio nervosismo era più una specie di fastidio. Mi sentivo a disagio con la sua franchezza e grazia. Florinda viene incaricata da Don Juan di introdurre a Carlos vari argomenti, tra cui la ricapitolazione. Nota importante: nelle traduzioni italiane troviamo spesso il termine acechador, tradotto come cacciatore. Si tratta di colui che è esperto nell'arte dell'agguato, acecho. Se considerate che in inglese non si parla affatto di cacciatore o hunter, ma di stalker, e che nel vocabolario spagnolo è tradotto come pedinatore o inseguitore, risulta che tradurlo come cacciatore è inaccurato se non fuorviante. Volevamo tradurre con stalker, ma nell'italiano parlato attuale ha preso connotati estremamente negativi ed è usato per indicare spesso un molestatore, un persecutore che compie un reato verso una vittima designata. Quindi abbiamo deciso di lasciare semplicemente acechador, come abbiamo fatto per volador in altri video. Florinda mi spiegò che la ricapitolazione è il forte di Los Acechadores, alla stessa maniera che il corpo di sogni è il forte dei sognatori. Consiste nel ricordare la propria vita fin nel minimo dettaglio più insignificante. Per questo il suo benefattore le aveva donato un'enorme scatola di legno come simbolo e strumento. Era uno strumento che le permise di imparare a concentrarsi. Dovette sedersi per diversi anni, fino a quando tutta la sua vita le passò davanti agli occhi. Ed era un simbolo degli stretti confini della nostra persona. Il suo benefattore le disse che, quando avrebbe finito la ricapitolazione, avrebbe dovuto rompere la scatola per simboleggiare che non era più soggetta entro ai limiti della sua persona. Mi disse che gli acechadores usano casse o bare di terra per chiudersi dentro più che per ricordare, per rivivere ogni momento della loro vita.
Il motivo per cui gli asseciadores devono ricapitolare le loro vite così meticolosamente è che il dono dell'aquila all'uomo include la buona disponibilità ad accettare un sostituto al posto della coscienza genuina, se tale sostituto è davvero una replica perfetta. Florinda mi spiegò che, poiché la coscienza è il cibo dell'aquila, può essere soddisfatta con una ricapitolazione perfetta invece della coscienza stessa. Florinda poi mi fornì gli aspetti fondamentali della ricapitolazione. Ha detto che la prima fase consiste in un breve resoconto di tutti gli episodi della nostra vita che chiaramente si prestano al nostro esame. La seconda fase è un calcolo più dettagliato, che inizia in un punto che potrebbe essere il momento precedente a che l'asseciador si siede nella cassa e sistematicamente si estende, almeno in teoria, fino al momento della nascita. Mi assicurò che una sintesi perfetta poteva cambiare un guerriero ancor più del controllo totale del corpo di sogno. In questo aspetto, sognare e inseguire portano allo stesso fine, l'ingresso nella terza attenzione. Tuttavia, per un guerriero è importante conoscere e praticare entrambi. Mi ha detto che una donna può solo padroneggiare uno dei due, secondo le configurazioni del corpo luminoso. Inoltre, gli uomini possono praticare entrambi molto facilmente, ma non raggiungono mai il livello di efficacia che le donne realizzano in ogni arte. Florinda mi spiegò che l'elemento chiave nel ricapitolare è la respirazione. Il respiro, per lei, è magico, perché è una funzione che dà la vita. Disse che ricordare diventa facile se si può ridurre l'area di stimolazione attorno al corpo. Ecco perché dovrebbe essere usata la cassa. Poi il respiro stesso incoraggia i ricordi più profondi. In teoria, gli asseciadores devono ricordare ogni sensazione che hanno avuto nella loro vita e questo processo inizia con un respiro. Florinda mi avvertì che tutto quello che mi stava mostrando erano solo i preliminari, che un giorno nel futuro, in un luogo diverso, me ne avrebbe mostrato la complessità. Florinda mi raccontò che il suo benefattore iniziò facendole compilare un elenco di eventi da rivivere. Le disse che la procedura comincia con un respiro iniziale. Gli asseciadores iniziano ogni sessione con il mento sulla spalla destra ed inspirano lentamente mentre muovono la testa in un arco di 180 gradi. Il respiro termina sopra la spalla sinistra. Una volta terminata l'inalazione, la testa torna alla posizione frontale e si espira guardando avanti. Gli asseciadores quindi prendono l'evento in cima alla lista e rimangono lì fino a quando tutti i sentimenti investiti in esso sono stati raccontati. Mentre ricordano, inspirano lentamente, spostando la testa dalla spalla destra a sinistra. Questa respirazione svolge la funzione di ripristinare l'energia.
Florinda sosteneva che il corpo luminoso crea costantemente filamenti che assomigliano a ragnatele e che questi sono spinti fuori dalla massa luminosa da emozioni di qualsiasi tipo. Pertanto, ciascuna situazione in cui c'è azione sociale o ogni situazione in cui sono coinvolti i sentimenti è potenzialmente estenuante per il corpo luminoso. Quando si espira da destra a sinistra, quando si ricorda un evento, gli asseciadores, attraverso la magia del respiro, raccolgono i filamenti che si sono lasciati alle spalle. Il prossimo respiro immediato va da sinistra a destra ed è un'espirazione. Con esso, gli asseciadores espellono i filamenti che altri corpi luminosi, che avevano a che fare con l'evento che si ricorda, hanno lasciato il loro. Florinda affermò che questi erano i preliminari obbligatori dell'agguato, quindi tutti i membri del suo gruppo lo eseguirono come introduzione agli esercizi più impegnativi di quell'arte. Se gli asseciadores non superano questi preliminari per recuperare i filamenti che hanno lasciato nel mondo, e in particolare per scartare ciò che altri esseri luminosi hanno lasciato in loro, non c'è possibilità di fargli gestire la follia controllata. Quei filamenti estranei sono la base della nostra illimitata capacità di sentirci importanti. Florinda sosteneva che per praticare la follia controllata, posto che non è fatto per ingannare le persone, bisogna essere in grado di ridere di se stessi. Florinda mi ha detto che uno dei risultati della ricapitolazione dettagliata è la capacità di scoppiare in una risata genuina quando ci si trova faccia a faccia con le noiose ripetizioni che il sé personale fa sulla sua importanza. Florinda sottolineò che la regola che definisce l'agguato e il sogno come arti. Quindi sono qualcosa che si mette in opera, qualcosa che uno fa. Disse che la natura intrinseca del respiro è dare vita e che questo è ciò che dà la capacità di purificare il corpo luminoso. Questa capacità è quella che trasforma la ricapitolazione in una questione pratica. Salve guerrieri, sono Marisha della pagina Facebook Carlos Castaneda Nahuales. Iniziamo subito da una brevissima analisi linguistica del testo. Come ho detto all'inizio del video, nelle versioni italiane troviamo che asseciador, colui che padroneggia l'arte dell'assecio, agguato, è tradotto con cacciatore. Ho trovato questa traduzione inappropriata semplicemente analizzando il modo in cui l'asseciador riesce a raggiungere la sua preda o persegue il suo scopo. Infatti agisce nell'ombra, conosce, percepisce e prevede tutte le mosse e il suo obiettivo. Di solito aspetta la sua preda e, solo in un dato momento ben calcolato, con un dispendio energetico minimo, tende l'agguato e la assalta o interviene all'interno di un evento. Il cacciatore, invece, solitamente non si preoccupa di essere visto, anzi insegue la preda, la bracca, la impaurisce e cerca di sfinirla portandola sul luogo a lui più favorevole o l'attacca brutalmente senza fare piani raffinati. Si può evincere chiaramente che tradurre con cacciatore dà un'idea sbagliata del tipo di arte che va padroneggiata, cioè quella dell'agguato. Purtroppo in italiano agguantatore non esiste.
Per fare la ricapitolazione in maniera corretta occorre uno strumento, cioè una scatola o cassa de madera, cioè una cassa di legno. In italiano viene tradotto come una scatola di cartone. Sì, di cartone, avete capito bene, c'è molta differenza tra legno e cartone. Si può supporre che forse sia indicato il cartone per non far impressionare i più sensibili, che immediatamente avrebbero storto la bocca pensando a una cassa da morto. Al di là dell'ironia, credo vada benissimo ad esempio qualcosa di simile a una grossa cassa per le merci. Per esperienza diretta posso permettermi di azzardare l'ipotesi che il legno come materia assorba e racchiuda meglio il corpo. Penso abbia proprietà migliori per una pratica molto particolare come la ricapitolazione rispetto al semplice, pur apparentemente più comodo e meno claustrofobico cartone. Anche qui ci troviamo di fronte a un tentativo di censura. Non usare il legno può rendere meno efficace la ricapitolazione? Passiamo a qualche consiglio su come praticare al meglio la ricapitolazione. Questa è la prima tecnica da imparare per chi vuole sperimentare le pratiche descritte da Castaneda in maniera corretta. Infatti, quando si inizia in genere si ha poca energia e si è molto contaminati dagli altrui filamenti e si deve recuperare i propri sparsi altrove. Chi vi dice che potete avere il pieno controllo di qualunque arte descritta in questi romanzi senza avere a lungo fatto la ricapitolazione vi sta dicendo un'assurdità per gonfiare il vostro ego. Sì, ci sono delle pratiche che vi possono venire naturali, tipo usare il corpo sognante o il vedere, ma si tratta di brevissimi sprazzi, esaltanti a volte, ma in genere non si ha il controllo e si ha molta difficoltà a ripeterlo a comando. In questo video è trattata solo la prima volta in cui Castaneda descrive questa pratica. Metteremo le altre in ordine cronologico. Innanzitutto, prima di procurarci una vera e propria cassa di legno atta allo scopo, è preferibile fare vari tentativi, per esempio all'interno di un semplice armadio. Non restate troppo a lungo inizialmente. Cominciate a scrivere una lista che può essere aggiornata a mano che i ricordi riaffiorano sempre più dettagliatamente. Cercate di respirare correttamente. Bisogna allenarsi un po'. Consiglio una respirazione addominale. Tentate di visualizzare bene il primo fotogramma del ricordo che avete scelto. Rimaneteci sopra un po', finché l'intera sequenza non comincia a scorrere da sola. Se la tecnica riesce, in particolar modo ricapitolando i ricordi traumatici, si può entrare in uno stato temporaneo di autocommiserazione, di cui parleremo più ampiamente nei video successivi, e ci si può sentire tristi. Tentate di non abbandonarvi a tali stati emotivi. A quel punto è preferibile smettere e riprendere solo quando si ritorna al proprio stato usuale. Come capire che la pratica sta funzionando? Non nell'immediato, ma con il tempo la mente diventa sempre più ordinata, i pensieri più nitidi, sarete sempre più consapevoli. Inoltre il vostro corpo vi parrà meno rigido e ne avrete più controllo e comincerete a ricordare i sogni sempre meglio. Questo potrebbe voler dire anche che valuterete il mondo e le persone intorno a voi in maniera diversa, perché voi stessi state cambiando. Potrebbe succedere che vi accorgiate che le persone con cui avete rapporti più stretti o ne avete avuti in passato vi risultino differenti. In maniera sconvolgente potrebbe accadere che con alcune non riusciate più ad andare d'accordo e non potrete più acconsentire a molti compromessi e convenzioni sociali. Sì, bisogna essere disposti ad avere il coraggio di cambiare. Non si tratta di una pratica per chi è tendenzialmente incostante.
se non siete abbastanza motivati prima di cimentarsi, consiglio la lettura di tutti i volumi di Castaneda. Concludendo, vorrei solo riportare l'esperienza che abbiamo avuto con una ragazza che ci ha contattato sulla pagina Facebook in privato. Lei era convinta di essere riuscita a praticare con profitto questa tecnica, ma in realtà dalle descrizioni che ci riportava era chiaro che non era vero. Premetto che lei non conosceva bene l'opera di Castaneda, aveva letto superficialmente qualcosa, non tanto i volumi originali, più che altro quello che aveva trovato nel web, spiegato da altri, e quindi non aveva una visione completa. Ricordo che la incoraggiammo con impegno, offrendole la nostra amicizia, rispondendo a tutti i quesiti e cercando di dirle di continuare a fare la ricapitolazione. Tuttavia, mail dopo mail, i suoi discorsi diventarono sempre più incoerenti e confusi, e invece di acquisire lucidità e acutezza mentale e consapevolezza di se stessa, era come se fosse piombata nel caos. D'improvviso cessò anche di risponderci. Dopo un lungo periodo ci ricontattò dicendo che aveva trovato un'operatrice di una qualche pratica New Age e che le aveva detto che lei aveva tanta energia e grandi doti. Io le risposi che no, lei tanta energia non ne aveva, perché chi ne ha dimostra di avere una mente salda e coerente, mentre lei manifestava continuamente il contrario. Anzi, era come se regredisse sempre di più verso un'età infantile, desiderosa di false lusinghe. Le dissi che aveva potenziale, ma avere energia, come la intendono gli sciamani, è qualcosa di spropositato che nemmeno io avevo mai sperimentato, nonostante anni di esperienze personali o attraverso altri individui molto più progrediti di me. Ovviamente, invece di mettersi a studiare per capire cosa volessi dire, si offese e smise di rispondere. Ognuno è libero di fare le proprie scelte, ovviamente. Tutti abbiamo potenziale, ma siamo continuamente tosati e ciò ci rende stupidi e deboli. Quello che c'è da fare è superare questo primo stadio e far salire almeno un po' la patina luminosa. Sì, è molto difficile e a volte ci si sente abbattuti, ma se Castaneda dice parole in cui vi ritrovate, se riuscite a entrare nelle sue storie, lontane nel tempo, eppure così intime e vicine, continuate ad approfondirlo e tentate di capire come applicare oggi, nella vostra vita, questi insegnamenti. Diventate quel goffo Carlitos che, nonostante i fallimenti e le prese per i fondelli da parte dei suoi stessi insegnanti, non smetteva mai di provare. Grazie a tutti e al prossimo video sulla ricapitolazione.